L'Italia è rinomata nel mondo per una miriade di fattori: storia, cultura, cibo e poi ancora arte manifatturiera e non per ultimo lo stile, anche sotto la pioggia. Ma siamo davvero sicuri che questo sia un popolo così stiloso? Beh, sulle persone in generale io non ci metto la mano sul fuoco, ma sul design delle imbarcazioni sì, e da oggi anche dei gommoni. Signore e signori, ecco voi il nuovo Selva 700 stile e io oggi sono venuto qua nello splendido golfo di Saint-Tropez per testarlo. Dai che si comincia, questo è The Boat Show! Da ormai molti anni il battello pneumatico ha cambiato la sua destinazione d'uso originaria. Dall'essere impiegato prevalentemente per lavoro, oggi può essere considerato a tutti gli effetti uno dei pilastri fondamentali tra le imbarcazioni da diporto, arrivando a contare dimensioni e allestimenti sempre più curati nei dettagli, per soddisfare le richieste di armatori sempre più esigenti. E con questa prerogativa, Selva Marine si propone sul mercato con la gamma Stile, reinterpretando le linee dei battelli consolidati ormai da anni e presentando al mondo intero proprio il Selva 700 Stile, ammiraglia di tutta la gamma. A poppa, due plancette applicate allo scafo si espandono oltre la lunghezza dei tubolari. A sinistra, la scaletta per la risalita a bordo. Un elemento che caratterizza tutto il layout del battello è sicuramente la struttura in vetro resina interna ai tubolari, che crea una seduta a U. Questa, oltre che essere la zona più sicura durante la marcia, si trasforma anche in un vero e proprio salottino dove godersi un ottimo aperitivo. Apero. Il tavolo centrale completa l'area prendisole, che con la movimentazione dello schienale della seduta fronte marcia permette il passaggio dall'area bagnata a quella asciutta del battello. Molto interessanti sono questi due gavoni bagnati per riporre per esempio canne da pesca o arbaleti subacquei, sfruttando al meglio i volumi delle grandi selle in vetroresina sui tubolari. La dinette si completa con un piccolo modulo in vetroresina centrale che condivide il piano wet bar con la possibilità di un piano cottura e frigorifero contromarcia e la seduta del pilota e copilota nella parte opposta. Questa soluzione di forma è molto interessante, non vedo l'ora di provarla. Il cassero è centrale, con la postazione di pilotaggio leggermente decentrata sulla sinistra, e l'ispezionabilità degli impianti la si ha ribaltando completamente tutta la plancia. All'interno, tramite un portellone con apertura fronte marcia, si trova un volume davvero molto importante, da poter utilizzare come storage o spogliatoio o nel quale poter installare un WC elettrico. A prua la cuscineria prendisole è davvero abbondante e nasconde un altrettanto ampio gavone. Curiosa la scelta delle geometrie attorno al gavone dell'ancora. Riprendono e in qualche modo cominciano le linee che caratterizzano tutto il battello, partendo da prua e passando dal cassero, sfilando fino all'estremità di poppa. Ma personalmente a bordo non ho mai apprezzato gli spigoli, soprattutto in zone che possono essere facilmente colpite con la testa. Quindi in questa zona in navigazione non ci si sdraia, piuttosto si sta seduti attaccandosi alle maniglie che ci sono sui tubolari. Eh già, perché la sicurezza a bordo è la cosa più importante di tutte, soprattutto in fase di navigazione. Per chi sta al timone sempre testa sul collo e soprattutto stacco di massa allacciato. Per chi si trova a bordo invece come ospite bisogna sempre trovare una postazione sicura dove potersi tenere e stare comodamente a godersi la navigazione. Se poi guardate a poppa e sulla calandra del motore c'è la scritta XSR, beh, allora dovete stare ancora più attenti perché questo è un motore speciale. E adesso ve lo spiego, ma prima godiamocelo. Che potenza! Ma che risposta che ha! Guardate qua che prestazioni!
quando gliela chiedi ti dà tutta la potenza che ti serve. Guardate qua. Siete curiosi di sapere il perché? E ancora un attimo. Voglio divertirmi ancora un pochino. E fuori. Tutto aperto. Allora, la scritta XSR è una sigla che codifica motori che, partendo dal blocco motore Yamaha, viene ricalandrato e elettronicamente ottimizzato da Selva Marine. Con l'esperienza di Selva Marine si è riuscito ad abbassare il picco massimo di coppia, portandolo dai 2500 ai 4000 giri, proprio il momento in cui lo scafo ha la necessità maggiore di potenza per uscire in planata. E infatti, se mi porto a 3000 giri e apro il gas, sentite che ripresa. Ha un'esplosione di energia e la potenza dettata dalla coppia così bassa fa schizzare fuori lo scafo dall'acqua. Ma che meraviglia! 30 nodi, 4600 giri per minuto con un consumo di 41,1 litri ora. Però per un motore del genere serve anche una chiglia che possa gestire un carico di energia così importante, soprattutto in manovra. Quindi proviamola. Entro a 28 nodi in virata a dritta. Comincio una virata larga, abbasso un pochino la potenza, mi porto sui 4000 giri, 25 nodi, comincio a stringere la virata, arrivo a 3500 giri minuto con una velocità di 14 nodi e poi apro tutto il gas. La chiglia è molto profonda, la propulsione dietro sta dando il massimo della potenza possibile e quindi cosa succede? Beh, la chiglia si pianta in acqua, tiene la rotta e il tubolare sta lavorando tantissimo per raddrizzare il battello. Insomma, un capolavoro sinergico di potenza e ingegnerizzazione. Ragazzi, questa è una virata perfetta, io potrei stare qua anche per mezz'ora. Vabbè, ricominciamo a navigare, va! A 25 nodi, a 3750 giri per minuto, stiamo consumando 25,8 litri ora. Ok, abbiamo parlato dei medi regimi, ma se io invece aprissi tutto il gas, cosa può dare? Beh, il cantiere dichiara che con questa motorizzazione il nuovo Selva Marine 700 stile può arrivare a toccare i 40 nodi. Io come sempre oggi ho due obiettivi: 1, raggiungerli; 2, superarli. Senza toccare il trim sono facilmente arrivato a 35 nodi, ma sono sicuro che staccando lo scafo dall'acqua posso fare molto di più. E infatti, signori e signori, a 5700 giri per minuto con un consumo di 62,8 litri per ora abbiamo toccato i 41 nodi,7. Ottimo lavoro! Sinceramente penso che la parola stile non sia solo dettata dal design ricercato o le linee belle ed eleganti, ma piuttosto lo stile lo si ritrova nella vita, come nella nautica, nella capacità di ingegnerizzazione, nella possibilità tecnica e di sviluppo. E questo battello direi che le impersonifica davvero tutte.